In un mondo tempestato da universi cinematografici con supereroi protagonisti che combattono il super cattivo di turno e lo sconfiggono a cazzotti, un altro universo più cupo e terrificante iniziò a vedere la luce. Un universo cinematografico che sarebbe potuto nascere molto prima dei vari MCU, DCEU, DCU, Monsterverse e chi più ne ha più ne metta, o che magari senza l'arrivo delle persone giuste non sarebbe mai nemmeno nato. Perché? Perché la storia su cui si basa il film che ha dato il via a questo universo condiviso fu presentata addirittura quasi 20 anni prima dell'inizio della produzione della prima pellicola. Ah sì, non vi ho ancora detto di quale universo sto parlando? Ma ovviamente del più spaventoso e terrificante di tutti, il The Conjuring Universe. E se vi steste chiedendo se veramente questa saga sia stata in development hell per tanto tempo, beh, la risposta è sì. Ed Warren, famoso demonologo americano, presentò l'idea di un film su un caso che lui e sua moglie Lorraine avevano seguito prima del celeberrimo Amityville ad un produttore cinematografico, Tony De Rosa Grund, produttore anche di Sabrina Vita da strega, incredibile. Quest'ultimo scrisse una prima bozza di sceneggiatura dopo aver ascoltato i file audio presentatili da Ed, ma l'idea non fece breccia nei cuori delle case di produzione. Fino a quando un giorno che immagino essere stato soleggiato e con gli uccellini che cinguettavano sugli alberi di prima mattina, un certo Peter Safran, ad oggi a capo dei DC Studios con un certo James Gunn, e i fratelli Chad e Cary Hayes, sceneggiatori anche della Maschera di Cera, decisero di darci un occhio. E fu così che nel 2009 la Summit Entertainment, casa di distribuzione di quella roba informe intitolata Twilight, ebbe la meglio su altre 5 case di produzione interessate alla sceneggiatura e iniziò le trattative con De Rosa Grund. Tutto bene, no? No, la Summit fece pernacchie della sceneggiatura degli Hayes e quindi tutto si fermò di nuovo. Ma fu in un'altra giornata baciata dal sole, sempre del 2009, che le cose tornarono a girare bene, perché la New Line Cinema, sussidiaria di Warner Bros. E casa di produzione di una certa saga piena di hobbit, orchi e magia, acquistò i diritti della sceneggiatura dopo la rottura tra De Rosa Grund e la Summit e, nel 2011, decise di far partire la produzione del primo film con alla regia niente poco di meno che James Wan, ai tempi già regista di Soul Enigmista. Ed è proprio da questa storia che è nato uno dei franchise a mio avviso più interessanti attualmente in corso. E visto che siamo molto vicini all'uscita dell'ultimo capitolo dedicato ai Warren, come potrei mai non raccontarvelo? Un paio di piccoli avvisi. Vi racconterò le storie molto brevemente, ma vi saranno per forza di cose degli spoiler più o meno importanti, essendo film abbastanza semplici ma a modo loro complessi da spiegare, e soprattutto collegati tra loro, cosa che mi obbliga ad andare un po' più a fondo. Quindi, se non voleste conoscere tutti i dettagli di una pellicola, saltate a quella successiva, io ve le ho indicizzate così da rendervi tutto più semplice. Andrò in ordine cronologico e non di uscita, quindi non spaventatevi se vedete un secondo capitolo prima del primo, ad esempio, è tutto voluto. Ovviamente questa è la prima parte della saga, la seconda uscirà dopo l'uscita dell'ultimo film. Ultima ma non ultima avvertenza, sono film horror, quindi se foste particolarmente impressionabili, vabbè, fate come volete. Partiamo? In Romania, più precisamente in Transilvania, si trova un antico convento, il monastero di Santa Carta. In questo luogo, nel 1952, due suore aprirono una stanza proibita nel tunnel sotterraneo, liberando un antico male. Una delle due, Suor Vittoria, riuscì a sopravvivere al primo attacco di un terribile demone con le sembianze da suora, il quale però la inseguì fino a che la donna si trovò costretta a buttarsi dalla finestra, impiccandosi. Dopo il ritrovamento del cadavere, 2 giorni dopo, la storia arrivò alle orecchie del Vaticano, che decise di inviare sul posto l'esperto sacerdote Anthony Burke, interpretato da Demian Bichir, presente anche in The Hateful Eight, Le Belve e numerosi altri film, il quale aveva fallito un esorcismo in cui un bambino era rimasto ucciso, in compagnia della postulante suora Irene Palmer, Thaissa Farmiga, salita alla ribalta grazie ad American Horror Story e sorella di Vera Farmiga, interprete di Lorraine Warren in questa saga, capace di avere visioni inspiegabili. I due arrivano in Transilvania, dove fanno la conoscenza della persona che aveva trovato il corpo, Maurice Theriault, detto il francese, interpretato da Jonas Bloquet, presente anche in 3 Days to Kill e Valeria nella città dei mille pianeti. Arrivati al monastero trovano il corpo della suora in una posizione differente rispetto a come era stato scoperto settimane prima, e il francese avverte i due che una credenza popolare dice che quel luogo abbia sempre contenuto il male al suo interno. Una volta entrati fanno la conoscenza della badessa, la quale li informa che le suore sono in un periodo di silenzio notturno e offre loro un alloggiamento all'interno della struttura. Dopo la prima notte, Irene scopre che la presenza fu evocata dal duca che aveva costruito quel monastero, concepito in origine come un castello,
tramite una frattura nel terreno delle catacombe, la quale fu chiusa grazie al sangue di Cristo. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, la crepa si riaprì e il demone tornò libero di vagare per il monastero sotto le sembianze di una suora. Intanto Burke scopre, con l'aiuto di un libro trovato nella tomba in cui era stato sepolto vivo la notte prima dalla presenza, che il demone è Valak, il marchese dei serpenti. Da qui i protagonisti si ritrovano a combattere contro l'entità e a cercare un modo per sconfiggerla. La regia di Colin Hardy, prima di questo film regista solo di The Hallow, non mi ha fatto gridare al miracolo, mi è sembrato un po' il classico compitino senza infamia né lode. Molto bene la fotografia, il sonoro e le musiche, qui curate da Abel Korzeniowski, anche alla colonna sonora di Animali Notturni, molto belle e capaci di far salire la giusta tensione. Bene recitazione e doppiaggio, uno spin-off che sinceramente non ho particolarmente apprezzato, questo perché non ha una storia veramente interessante e anche perché non mi ha mai messo chissà quanta ansia durante tutta la sua durata, pur provandoci con delle musiche che dovrebbero riuscire a farlo. In più ammetto che, pur avendola già vista 2 volte, io questa pellicola non riesco mai a ricordarmela, come se i titoli di coda mi cancellassero la memoria del film. Ho apprezzato molto i personaggi, questo sì. Il film parte facendoci fare la conoscenza del produttore di bambole artigianali Samuel Mullins, Anthony LaPaglia, protagonista della serie Senza Traccia, di sua moglie Esther, interpretata da Miranda Otto, e Wendy Rohan, del Signore degli Anelli, e della figlia Annabelle, Samara Lee, presente anche in The Last Witch Hunter. Quest'ultima rimase uccisa da una macchina che passava a tutta velocità mentre cercava di raccogliere un bullone della ruota dell'auto dei suoi genitori che Samuel stava aggiustando. 12 anni dopo, nel 1955, i due coniugi ospitano le bambine di un orfanotrofio appena chiuso. Qui facciamo la conoscenza di Suor Charlotte, interpretata da Stephanie Sigman, presente anche in Spectre e Narcos, di una bambina con una disabilità alla gamba, Janice, Talita Bateman, presente anche in La Quinta Onda, e della sua migliore amica Linda, Lulu Wilson, Liberaci dal male e Uja, le origini del male, tra gli altri, oltre agli altri ragazzi di importanza minore rispetto a loro e che evito di elencarvi. Samuel le fa accomodare al piano di sopra e dalle ragazze 2 divieti: non entrare nella camera di sua figlia e non disturbare la signora Mullins al piano inferiore, in quanto malata. Una notte Janice viene attirata da qualcuno che le lascia dei biglietti a terra ed entra nella camera di Annabelle, dove trova una grande casa delle bambole in cui è nascosta una chiave. Janice la trova e la usa per aprire una porta chiusa a chiave con al suo interno un'inquietante bambola. Da qui iniziano ad esserci avvenimenti molto inquietanti che portano ad un grave incidente per il quale Janice rimane con le gambe completamente paralizzate e costretta su una sedia a rotelle, dopo aver scoperto che un demone con le fattezze della piccola Annabelle Mullins vuole il suo corpo che poco tempo dopo l'entità riesce ad ottenere. Si scoprirà che i coniugi Mullins hanno risvegliato questa pericolosissima entità credendo che fosse la loro bambina e che questa sia impossessata della bambola con il loro permesso, ma che appena accortisi della sua pericolosità avevano deciso di rinchiuderla nella stanza in cui Janice l'aveva trovata. Ovviamente le cose si complicano e la situazione peggiora sempre di più. Il finale del film si ricollega direttamente alla prima pellicola su Annabelle, di cui parleremo tra un po'. Ho molto apprezzato il lavoro alla regia di David S. Sandberg. Successivamente a questo film regista anche delle 2 pellicole di Shazam. Molto bravo nel creare tensione e a tenere incollato lo spettatore allo schermo. Un gran bel lavoro anche in fatto di fotografia, sonoro e musiche, quest'ultime sotto l'egida di Benjamin Wallfisch, compositore anche per It tra i tanti. Benissimo la recitazione, in cui ho trovato veramente brave le 2 bambine protagoniste, e il doppiaggio. Un secondo film, dato che è il seguito di Annabelle, che mi ha veramente colpito per la sua capacità di raccontare una storia a modo suo semplice, ma comunque molto pesante e interessante, e per la sua abilità nel tenere sempre alta la tensione, cosa che per me, ad esempio, non è riuscito a fare il primo, ma ne parleremo dopo. A Tarascona, in Francia, nel 1956, un prete viene ucciso da un'entità con le sembianze di una suora di fronte al suo chierichetto. Intanto veniamo a conoscenza del fatto che Irene, dopo gli eventi del primo film, è tornata al monastero e ha fatto amicizia con Suor Debra, interpretata da Storm Reid, protagonista di Nelle pieghe del tempo, una suora ribelle non credente costretta dai genitori a prendere i voti. Una notte Irene ha una visione di Maurice, il francese, che le chiede aiuto. Poco dopo viene informata che in Europa c'è un susseguirsi di omicidi di persone legate alla Chiesa
chiesa e che, molto probabilmente, siano tutti riconducibili ad un ritorno di Valak. In quanto ultima sopravvissuta ufficiale degli eventi del monastero di Carta, Burke è morto di colera poco tempo dopo e di Maurice la chiesa non sa nulla, Irene viene inviata ad indagare. A lei si unisce segretamente anche Suor Debra. Grazie alle sue visioni e indagini, Irene scopre le origini di Valak e le sue intenzioni. Questo demone era in origine un angelo, ma fu relegato all'inferno da Dio e ora cerca la reliquia degli occhi di Santa Lucia da Siracusa per accrescere il proprio potere. Irene scopre anche che l'ultimo luogo noto in cui sono stati visti gli occhi di Santa Lucia è un collegio femminile ad Aix-en-Provence. Arrivata al collegio ritrova Maurice, il quale lavora lì e che scoprirà non essere più lo stesso, perché ormai è completamente posseduto da Valak, il quale era entrato dentro di lui 4 anni prima, in Romania. Da qui parte una lotta contro il tempo per sconfiggere definitivamente Valak. La direzione di Michael Chavez, regista anche degli ultimi 2 capitoli dedicati ai coniugi Warren e della Llorona e Lacrime del Male, è apprezzabile, ma non fa niente di più e niente di meno del primo film. Bene, come sempre il lato tecnico, quindi fotografia, sonoro e musiche, qui a cura di Marco Beltrami, anche compositore della colonna sonora di Scream tra i tanti, ma niente che mi abbia fatto particolarmente saltare sulla sedia. Ottimi doppiaggio e recitazione. Un film a mio avviso totalmente inutile e che non solo non aggiunge niente al precedente, ma che mostra di essere figlio di un allungamento di brodo abbastanza ridondante e, per l'appunto, inutile. Personalmente non lo trovo il peggiore della saga, ma non riesco nemmeno a valutarlo tanto meglio del suo predecessore, anche a causa della sua poca capacità nel creare tensione e di mettere paura, ridotta a una scena che mi è rimasta particolarmente impressa e nulla di più. Da aggiungere una cosa decisamente spoilerosa: il suo finale è un po' troppo conclusivo e lascia tanto spazio all'immaginazione per comprendere come Valak sia sopravvissuto per poi ricomparire in The Conjuring il caso Enfield, dato che l'unico piccolo indizio potrebbe essere lo sguardo non molto convinto di Irene a fine film, ma è veramente troppo poco. Tutto ha inizio nel 1968, con Ed e Lorraine Warren, rispettivamente interpretati da Patrick Wilson, Watchmen, e Vera Farmiga, Bates Motel, che interrogano 2 infermiere che stanno vivendo dei brutti fenomeni paranormali da quando la madre di una delle 2 ha regalato la bambola, seduta sulla poltrona di fianco, alla propria figlia. Vi parlo direttamente dalla fase di editing e sì, faccio questa postilla perché sono uno scemo. Perché? Perché in realtà Ed e Lorraine Warren non compaiono in Annabelle 1. Questa è semplicemente la loro intervista che noi abbiamo visto anche in The Conjuring 1, che vedremo più avanti. E io semplicemente ho confuso le 2 scene ed è per questo che vi ho presentato Ed e Lorraine già qui. Vi chiedo scusa. Da qui si torna indietro all'anno precedente, il 1967, in cui facciamo la conoscenza di una coppia di sposi di Santa Monica in attesa di una bambina, John e Mia Form, rispettivamente Ward Orton, The Wolf of Wall Street, e Annabelle Wallis, Peaky Blinders. Mia è una gran collezionista di bambole e un giorno il marito gliene regala una in edizione limitata, Annabelle ovviamente. Poco tempo dopo, di notte, delle urla svegliano Mia, la quale assiste all'omicidio dei loro vicini, gli Higgins, e sveglia il marito, il quale corre subito a casa loro mentre lei chiama il 911, ma viene aggredita da uno dei 2 assassini, fermato da John, rientrato a casa dopo aver sentito le sue urla, e poi ucciso da un poliziotto arrivato sul posto al momento giusto. L'altro aggressore, una donna, entra nella futura cameretta della bimba dei Form, prende la bambola e poi si suicida stringendola tra le braccia e facendo colare il suo sangue su di essa, dopo aver disegnato una A con il sangue sul muro. Si scopre che la donna suicida era Annabelle Higgins, la figlia adottiva dei vicini, che era in realtà, sorpresona, Janice, come ci viene detto alla fine di Annabelle 2 Creation. Dopo il suo ritorno dall'ospedale, Mia viene quasi uccisa dalla presenza all'interno della bambola e questo porta lei e John a decidere di trasferirsi a Pasadena e di buttare il giocattolo inquietante. Intanto Mia dà alla luce la piccola Lia, ma, quando le cose sembrano andare bene, ritrova la bambola in uno scatolone da trasloco e decide di tenerla, probabilmente perché è manipolata da essa. Da qui inizia il vero orrore per lei, braccata dal demone che vuole impossessarsi della piccola neonata. I coniugi cercano aiuto in Padre Perez, Tony Amendola, la maschera di Zorro e The Legend of Zorro, il quale però finisce in ospedale dopo un attacco devastante dell'entità. Dunque Mia trova una nuova amica, Evelyn, interpretata da Alfred Woodard, presente anche in 12 anni schiavo, la quale le offre il suo aiuto per sconfiggere Annabelle.
Il regista John Robert Leonetti, direttore anche di Mortal Kombat Distruzione Totale e The Butterfly Effect 2, non dà una grande spinta al film e come i suoi colleghi Chavez e Hardy sembra volersi accontentare del compitino. Bene fotografia, sonoro e le musiche di Joseph Bishara, compositore anche della colonna sonora di numerosi altri film di questa saga, Insidious e altri. Bravissima Annabelle Wallis, davvero un ottimo lavoro suo ma anche del resto del cast e dei doppiatori italiani. Un film che mi ha enormemente annoiato, sia la prima volta che l'ho visto sia la seconda. Molto interessante nel suo incipit, ma dopo il trasloco diventa un po' troppo noioso e ripetitivo. In breve sembra un film già finito dopo meno di un'ora, ma ci sono altri 35-40 minuti da sorbirsi. Poi io trovo pure ridicolo il demone che possiede la bambola, mi fa morire da ridere, sia qui che in Annabelle 2 Creation, dove per fortuna si vede poco, che nel terzo. Altra cosa che ho poco apprezzato sono le incongruenze o comunque dei collegamenti un po' tirati per i capelli tra questo film, e di conseguenza anche del suo sequel, e l'originale The Conjuring riguardo la storia della bambola. Ma capirete meglio il perché nel prossimo film. Tutto ha inizio nel 1968, quando i coniugi Warren stanno intervistando le infermiere di Annabelle, le quali raccontano di aver permesso allo spirito di Annabelle Higgins, bambina morta nel loro appartamento a 7 anni, di entrare nella bambola, e ora hanno bisogno di aiuto a causa della terribile infestazione che hanno causato. I demonologi spiegano alle due ragazze che in realtà la bambola è solo un canale sfruttato dallo spirito per poi possedere una delle due infermiere, e che non fosse veramente controllata da esso. Poi si prendono la bambola e la chiudono in una teca benedetta periodicamente. 3 anni dopo, nel 1971, la famiglia Perron si trasferisce in una vecchia casa. Sin dalla prima notte vi sono degli eventi paranormali che iniziano alle 3:07, quando tutti gli orologi si fermano e il cane di famiglia inizia ad abbaiare in continuazione. Il mattino dopo, la madre di famiglia, Caroline, interpretata da Lily Taylor, presente in numerosissimi film tra cui Nemico Pubblico, si sveglia con un brutto livido e la figlia April, Kyla Deaver, presente anche in Insomnia, trova il cane morto in giardino. Nelle notti successive la famiglia viene tartassata dalle presenze e questo porta Caroline a rivolgersi ai Warren. Riesce a contattarli durante un seminario universitario nel Massachusetts, in cui stanno mostrando l'esorcismo di Maurice Theriault. Dopo averla ascoltata, questi decidono di indagare per poter trovare delle prove che convincano la Chiesa a farli procedere con un esorcismo laddove fosse necessario. Scoprono che la casa era appartenuta ad una presunta strega di nome Bathsheba Sherman, la quale si suicidò impiccandosi all'albero di fronte all'abitazione dopo aver tentato di sacrificare suo figlio a Satana e aver maledetto chiunque fosse entrato nella sua proprietà. Lorraine ha anche delle visioni che riguardano persone che hanno vissuto nella casa dopo Bathsheba e che sono morte possedute a causa di omicidi e suicidi causati dalle possessioni di quest'ultima. Dopo altri avvenimenti piuttosto gravi, i coniugi Warren rientrano a casa per riferire i fatti alla chiesa, giusto in tempo per salvare la figlia Judy, interpretata da Sterling Jerins, sicuramente nel ruolo anche nei successivi 2 sequel del film, non so se ci sia nel quarto, attaccata dalle forze combinate di Bathsheba e Annabelle. Intanto la famiglia Perron si trasferisce in un motel, ma le cose precipitano definitivamente e i Warren dovranno lottare contro il tempo per salvarli. Quanto si sente la presenza di James Wan alla regia? La sua capacità nella gestione dei film horror è un qualcosa di innato e assolutamente invidiabile. Ottima la fotografia, perfetto il sonoro e molto belle le musiche di Joseph Bishara. Ottimi recitazione e doppiaggio. Pur essendo il quinto film che tratto in questo video, questo è in realtà il primo della saga, il capostipite, e per me è semplicemente uno degli horror più belli che abbia visto. Teso e ansiogeno, con un'ottima gestione della trama e dei tempi d'azione. Spoiler! Non è comunque il migliore della saga a mio avviso, ma ci arriveremo. Siamo arrivati alla fine della prima parte di questa saga, di cui vi darò un'opinione completa e definitiva nel prossimo video, il quale uscirà dopo che avrò visto e scritto il mio pensiero sul quarto The Conjuring, che vi inserirò direttamente nella seconda parte. E voi cosa ne pensate dei 5 film di cui abbiamo parlato oggi? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Noi ci rivediamo con la seconda parte. Ciao!